250 milioni di dollari stanno evaporando davanti ai tuoi occhi. E la colpa è della materia stessa, che ha appena deciso di cambiare le regole. Sei nel 1998, in una delle più grandi aziende farmaceutiche mondiali. Non c'è nessun crollo in borsa, nessuna truffa. Immagina di stringere la chiave perfetta per una serratura mortale. Funziona sempre, salva vite. E poi, una mattina, senza che nessuno l'abbia sfiorata, la chiave smette di girare. Il metallo è lo stesso, ma la funzione è sparita. Ma per capire come un oggetto inanimato possa ribellarsi, dobbiamo scendere a livello molecolare. Ti mostro il ritonavir. È un inibitore della proteasi, un'arma chimica ingegnerizzata per paralizzare il virus dell'HIV. Immagina il virus come una fabbrica che taglia nastri di proteine per clonarsi all'infinito. Questa molecola agisce come un paio di manette in titanio, scagliate con precisione balistica negli ingranaggi. Blocca le lame, ferma l'infezione. Per 24 mesi, questa geometria molecolare, calcolata al millimetro, ha salvato innumerevoli vite. Ha funzionato con un'affidabilità del 100%, fino a un piovoso martedì di mezz'estate. Tieni a mente questa data, perché tra poco quel farmaco perfetto diventerà inutile. Fermati un attimo, guarda le tue mani. Dalle cliniche globali arrivano segnali allarmanti. Le capsule del farmaco, normalmente fluide e rapide da assorbire, si sono pietrificate. Non si sciolgono più. Se ingerisci una pillola solida come il quarzo, il tuo corpo semplicemente la espelle. I livelli ematici crollano a zero. La fabbrica virale riaccende i motori. L'azienda richiama immediatamente i lotti. Controlliamo le macchine. Analizziamo i serbatoi. Non c'è nessuna contaminazione. Nessun errore umano nei registri. Il dettaglio strano è questo. Tutto sembra intatto. E la risposta si nasconde sotto i raggi X. Zoomiamo sulla pillola difettosa usando i microscopi più potenti del pianeta. Spariamo raggi X diretti contro la sua struttura cristallina. E qui l'indagine si scontra con un paradosso fisico. La formula chimica è assolutamente identica. Carbonio, idrogeno, azoto, ossigeno, zolfo. Contiamo gli atomi. Sono tutti lì, nello stesso esatto numero. Non manca un singolo elettrone. È la stessa identica sostanza prodotta ininterrottamente per 2 anni. Eppure, davanti ai nostri occhi, si comporta come un estraneo ostile, una presenza inerte nata dal nulla. La risposta a come la stessa materia possa avere 2 identità opposte si trova nel prossimo strato, la geometria. La chimica classica ti insegna che mescolando gli stessi ingredienti nelle stesse dosi ottieni sempre la medesima torta. Ma l'universo quantistico è molto più spietato di così. L'universo non guarda soltanto quali atomi utilizzi, guarda come li pieghi nello spazio. E questo ci porta al nucleo del nostro mistero, la scoperta che farà tremare l'intera industria farmaceutica. Attenzione! Stiamo analizzando dinamiche chimiche reali e terapie esistenti. Questa è divulgazione, non un consiglio medico. Segui sempre il tuo specialista. Ora torniamo nel vuoto microscopico, perché nel prossimo atto scopriremo l'origami spaziale e vedrai come la forma detti la funzione nella realtà quantistica. Come abbiamo visto sotto i raggi X, la formula chimica è intatta. Gli atomi sono esattamente dove dovrebbero essere. Ma c'è un problema enorme. La loro postura nello spazio è mutata. Prendi un foglio di carta, piegalo con cura, ottieni una barchetta. Ora prendi un altro foglio identico e stringilo in un pugno fino a farne una sfera compatta. Stesso peso, stessa composizione di cellulosa, ma gettali in acqua. La barchetta galleggia e si dissolve dolcemente. La sfera compatta affonda come un sasso. Questo è il polimorfismo. La materia solida che assume architetture diverse. Il ritonavir ha appena scoperto un nuovo modo di piegarsi. E il perché lo faccia ci porta direttamente al prossimo strato del problema. La versione originale, quella che salvava vite, è la forma 1. La nuova variante è la forma 2. La forma 1 era un reticolo traspirante.
Le molecole si tenevano per mano mantenendo flessibilità, lasciando varchi esatti per far entrare i fluidi gastrici. Ma la forma 2 è una prigione geometrica perfetta. Le molecole si sono incastrate l'una nell'altra con una precisione spietata. 0 millimetri cubi di spazio per l'acqua. La struttura è blindata e per il tuo corpo una medicina insolubile semplicemente non esiste. È un fantasma solido. Ma cosa spinge la materia a sigillarsi improvvisamente in questo modo? Fermati un attimo. Rifletti. Perché una molecola dovrebbe cambiare architettura dopo 24 mesi di stabilità assoluta? Entriamo nel dominio della termodinamica. Devi comprendere una regola fondamentale. L'universo è profondamente, intrinsecamente pigro. Ogni struttura fisica cerca lo stato di energia più basso possibile. La forma 1 era come una matita in perfetto bilico sulla sua punta di grafite. Sembrava stabile nei reattori chimici, ma era satura di energia potenziale. La forma 2 è quella stessa matita caduta di lato sul tavolo, rilassata, immutabile. L'universo ha semplicemente spento la tensione. E questo crollo energetico ha un'origine precisa. Per 24 mesi la forma 2 non è mai esistita sul nostro pianeta. Mancava la precisa combinazione quantistica di umidità, calore e caso. Ma nella fisica statistica, se un evento è matematicamente possibile, il dado, prima o poi, cade sul lato giusto. In un singolo istante, in una vasca di miscelazione, una singola molecola si è piegata male. Ha toccato il fondo del burrone energetico, raggiungendo una pura, gelida stabilità termodinamica. Quella singola molecola invisibile è diventata un seme, l'innesco microscopico di un collasso industriale su scala globale. Perché l'errore non era confinato in quella singola vasca. C'è un dettaglio molto più oscuro da svelare. Diamo la realtà solida per scontata. Ti fidi che l'acqua spenga il fuoco, che l'acciaio regga il tuo peso. Ma il confine tra la chimica prevedibile e il caos è soltanto un'illusione. E la parte più inquietante deve ancora arrivare. Nel prossimo atto, questo dettaglio smette di essere un dettaglio. Scopriremo come la forma 2 ha infettato le linee di produzione mondiali, propagandosi come un prione non vivente. Ecco il dettaglio che non torna. Perché non buttare via la vasca contaminata e ricominciare? Semplice. Il polimorfismo è contagioso. Quando quel primo cristallo di forma 2 è nato, non è rimasto inerte. Ha iniziato a insegnare alle molecole vicine come piegarsi. Immagina una stanza piena di persone sveglie. Qualcuno sbadiglia. Improvvisamente sbadiglia un altro e poi un altro. È una reazione a catena inarrestabile. La molecola difettosa agisce come uno stampo perfetto, un'impronta digitale termodinamica. Non appena una molecola di forma 1 la tocca, scivola istantaneamente nella nuova configurazione. Cade la prima, cade la seconda, cade l'intera struttura. E questo contagio non si fermerà qui. Il contagio è andato ben oltre quella vasca. Ricordi i 250 milioni di dollari andati in fumo? Fu perché la forma 2 aveva letteralmente infettato l'intera linea di produzione. Un singolo microscopico granello di polvere di forma 2, trasportato dai vestiti di un operaio o dal sistema di ventilazione, era sufficiente a rovinare un intero silos di farmaco perfetto. I laboratori in Italia e negli Stati Uniti vennero contaminati simultaneamente. Era una maledizione invisibile. Gli scienziati pulirono tutto con candeggina e solventi. Ricostruirono le linee. Niente da fare. Non appena provavano a cristallizzare il ritonavir, il fantasma della forma 2 riappariva. La materia aveva imparato la strada più facile. Ma perché si rifiutava di dimenticarla? Se questa dinamica ti sembra familiare, c'è un motivo agghiacciante. Hai mai sentito parlare del morbo della mucca pazza? O della malattia di Creutzfeldt-Jakob? Quelle malattie non sono causate da virus o batteri. Sono causate da prioni. Un prione è semplicemente una proteina del tuo cervello che per un errore casuale si è piegata nel modo sbagliato. Una forma mortale. E proprio come il nostro farmaco,
quando questo prione tocca una proteina sana, le insegna a piegarsi male. Una vita che uccide, una crescita mortale. Il principio fisico è esattamente, matematicamente, lo stesso. La forma non è solo un contenitore. La forma è informazione. Un'informazione che, come vedremo tra poco, può diventare un ordine di distruzione. C'è un romanzo famoso di Kurt Vonnegut in cui si immagina il ghiaccio 9, una forma di acqua cristallizzata che fonde a 45 gradi. Se un solo frammento cadesse nell'oceano, congelerebbe tutti i mari della Terra in un istante, perché insegnerebbe a tutta l'acqua come cristallizzarsi. Vonnegut pensava di scrivere fantascienza, ma i chimici della Abbott stavano vivendo il ghiaccio 9 nella realtà. Ogni volta che cercavano di creare la medicina, ottenevano solo rocce inutili. Il panico era totale. I pazienti stavano peggiorando. L'azienda era in ginocchio. La domanda non era più come eliminare la forma 2. La domanda era: come puoi combattere una legge dell'universo che ha deciso di sconfiggerti? La risposta richiede un cambio di prospettiva. Fermati un attimo. Guarda le tue mani o l'aria intorno a te. Tutta la materia che vedi è in bilico. Il polimorfismo ci dice che la stabilità è solo un'illusione temporanea. Il carbonio della grafite della tua matita è la stessa identica cosa del diamante di un anello, solo atomi impilati diversamente. Ma mentre per il carbonio servono pressioni vulcaniche per cambiare forma, per le complesse molecole organiche basta un sussurro termodinamico, un leggero sbalzo di umidità. E la materia cambia idea. E una volta che l'ha cambiata, non torna indietro. Mai. Gli scienziati dovettero accettare una sconfitta brutale. La forma 1 era estinta, morta per sempre. E questo ci porta al vero bivio. Quindi cosa fai? Hai un farmaco vitale che non puoi più produrre. Hai milioni di vite che dipendono da te. E hai l'universo stesso che ti impedisce fisicamente di ricreare la molecola che curava la malattia. Molte aziende avrebbero chiuso i battenti, ma la scienza non si arrende all'entropia. Se non puoi sconfiggere la nuova forma, devi imparare a ingannarla. E il motivo per cui l'inganno funziona è nascosto nella geometria stessa del cristallo. Ma la parte più inquietante deve ancora arrivare. Nel prossimo atto, questo dettaglio smette di essere un dettaglio. I chimici capirono in fretta che combattere la forma 2 era pura follia. Era la configurazione preferita dell'universo e non puoi trascinare la termodinamica in tribunale. L'unico modo era cedere, ma con astuzia. Dissero: d'accordo, vuoi essere un sasso inerte e insolubile? Va bene, ma ti costringeremo a dissolverti lo stesso. Iniziò una corsa contro il tempo durata mesi. Centinaia di ricercatori lavorarono senza sosta. Il piano era brutale: prendere la forma 2, la roccia ribelle, e imprigionarla all'interno di una capsula di gel morbido satura di solventi speciali. Una prigione liquida per un evaso di pietra. Se il corpo umano non riusciva a sciogliere il cristallo, lo avrebbe fatto la capsula prima ancora di liberarlo. Ma questa soluzione brutale portava con sé un compromesso inaspettato. E funzionò. Nel 1999 la molecola tornò sul mercato. Non era più la vecchia, elegante pillola solida. Si era trasformata in una grossa capsula gel che richiedeva la conservazione in frigorifero. Aveva un sapore rivoltante, ma faceva il suo lavoro. Le manette chimiche tornavano a serrarsi sugli ingranaggi del virus. L'umanità aveva aggirato il problema non sconfiggendolo, ma piegandosi alla sua volontà. Avevamo bruciato centinaia di milioni di dollari solo per convincere un aggregato di atomi a farsi trasportare nel sangue sotto mentite spoglie. Un trionfo ingegneristico assoluto, ma anche una lezione di umiltà. Eppure, questo caso nasconde una verità molto più vasta. Il caso del ritonavir non è un'anomalia statistica, è il sintomo di una regola spietata. Oggi, ogni volta che un laboratorio progetta una medicina, passa anni a setacciare l'universo delle configurazioni possibili. Torturano le molecole,
le fondono, le congelano a zero assoluto, le schiacciano sotto pressioni disumane. Cercano disperatamente di stanare un polimorfo dormiente, una forma 2, 3 o 4 che potrebbe risvegliarsi all'improvviso e radere al suolo decenni di studi. La materia ha una memoria termodinamica e ha delle preferenze spietate. Credi di avere il controllo totale solo perché hai mappato gli atomi. È come sostenere di conoscere l'uscita di un labirinto solo perché sai di che tipo di mattoni sono fatti i muri. La struttura è tutto e obbedisce a leggi che non ammettono repliche. Forte, più forte, inarrestabile. Questa è la morsa dell'entropia e della termodinamica. Non puoi scendere a patti. L'atomo non si frattura per caso, calcola il momento esatto. E la molecola non si piega per errore. Cerca ostinatamente lo stato di minima energia. Questo ci svela che il mondo microscopico non è un inerte set di costruzioni. È un teatro dinamico, spietato, dove forze invisibili combattono guerre silenziose per raggiungere l'equilibrio. Ogni volta che deglutisci un farmaco, stai ingerendo un miracolo di stabilità precaria. Un compromesso temporaneo tra ciò che la biologia umana pretende e ciò che l'universo è disposto a tollerare. È una certezza illusoria. Un solido che brama di essere fluido. Una danza sul filo del rasoio quantistico. Fermati un attimo. Guarda la sedia su cui sei seduto. Osserva i legami chimici che tengono insieme la tua stessa pelle in questo preciso istante. Tutta la tua esistenza si regge su geometrie che solo per ora hanno deciso di non crollare. Sei un miracolo temporaneo di instabilità fortunata. Una composizione che l'universo sopporta, in attesa di scivolare in una forma più quieta. La forma non contiene la realtà. La forma è la realtà. Io sono Renderium. E questo era solo un modo in cui la materia pensa. Il viaggio non finisce qui. C'è un intero cosmo di regole invisibili che aspettano solo di essere tradotte in luce davanti ai tuoi occhi. Se credi che questa meraviglia meriti di essere compresa, se vuoi difendere la conoscenza dall'oscurità del rumore quotidiano, iscriviti al canale. Ogni iscrizione è un passo in più per portare la scienza dove non è mai arrivata. Resta con noi. Abbiamo un universo da esplorare.